Ciao a tutti amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 23 al 29 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a capire come andrà la vostra settimana, quindi le energie principali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo la casa, quindi tante cose possono essere proprio concentrate alla casa o alle persone più strette di famiglia, quindi non solo parenti, però proprio persone più strette, oppure tante altre circostanze, a maggior ragione se poi lavorate in casa e quindi tutte le cose legate alla stabilità sia affettiva, sia un qualcosa che migliora in ambito economico e non solo, se magari state valutando di fare delle sistemazioni, degli acquisti, degli investimenti che riguarda la casa stessa, questo forse è il momento di prendere in considerazione qualcosa o proprio di agire e di farlo nel corso della settimana, oppure potrebbe esserci anche un qualcosa che state rimandando da un po' di tempo e allora c'è bisogno di sistemare ad esempio il rubinetto oppure qualcosa del pavimento. Ecco, questo giusto per farvi un'idea di quello che potrebbe accadere e magari appunto di affidarvi a qualcuno di fiducia. Non solo, avendo la carta dell'uomo o del gentiluomo, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, può consigliarvi di essere pronti ad agire, di prendere il controllo di voi stessi, di alcune situazioni, quindi di essere molto attivi e precisi. Altrimenti potrebbe essere anche una persona con la quale avrete particolarmente a che fare, che magari vi può aiutare, vi può sostenere, vi può dare dei buoni consigli. Siccome c'è un'evoluzione abbastanza positiva anche con questa carta dei gigli, ecco che c'è realizzazione e c'è un nuovo equilibrio o qualcosa di vecchio che si sistema. Essendo una bellissima carta di calma, di pace, di armonia, potrebbe esserci anche qualche bell'evento di riunione, di felicità o come vi dicevo proprio di realizzazione perché magari c'è qualcosa che si va a sistemare, quindi portarvi soddisfazione. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente i segni di fuoco e quindi abbiamo Ariete, Leone e Sagittario e abbiamo anche un po' quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso partiamo con la lettura dall'amore. Cioè partiamo proprio con gli ambiti, tra virgolette, più importanti dell'amore, relazioni, vedremo adesso, quindi anche per chi non è interessato all'amore, dare un occhio che alcune cose possono riferirsi alle amicizie, alla famiglia e poi vedremo il lavoro. Bucaneve. Porta speranza, una bellissima carta, abbiamo girasole, quindi cosa vogliono dirvi? Che nelle situazioni più complesse già c'è qualcosa che si muove positivamente. Bucaneve dà proprio quella sensazione di nuova speranza, di segnali di positività, anche di interesse. Può essere positivo per le coppie perché c'è possibilità di trovarsi o ritrovarsi in alcuni aspetti forse messi un po' da parte, la fiducia, la comprensione, la comunicazione, quindi piccoli piccoli passi che si muovono in avanti. Per i single può voler dire segnali di interesse, nel senso un approccio, un primo appuntamento, un sentirsi con qualcuno, quindi si vede
che c'è un'evoluzione che magari ha radice da una conoscenza recente, oppure esserci proprio una nuova conoscenza proprio nel corso della settimana. Quindi molto positiva, come vi dicevo, perché queste carte indicano non solo soluzione, però anche degli eventi felici, l'abbiamo visto. Soddisfazione vuol dire che c'è qualcosa che sta funzionando, sia a livello di coppia e a maggior ragione se avete degli obiettivi in comune, delle idee, delle cose che volete realizzare, secondo me questo è il momento giusto. Cose che riguardano la casa, possibili trasferimenti, acquisti, abbiamo visto, sistemazioni o semplicemente proprio stabilità e armonia che entra nella vostra vita. Come vi dicevo, per i single vi accennavo il fatto che magari c'è un'evoluzione di un qualcosa che è sbocciato da poco, magari una conoscenza, un'amicizia, oppure proprio nel corso della settimana un'amicizia che poi potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Magari c'è qualcuno che attira la vostra attenzione o ci prova, tra virgolette, e in qualche modo questo potrebbe essere interessante. E adesso procediamo con l'ambito amore. Scusate, lavoro. Ho fatto un po' di confusione, lavoro e tutte le questioni pratiche legate al denaro, se avete anche dei progetti che volete realizzare. Qui abbiamo la carta del vedovo. Allora, spesso indica, visto che abbiamo anche quella del militare, diciamo una situazione un po' difficile o stressante che state vivendo. Non necessariamente sono negative, dipende, perché se state comunque affrontando un periodo abbastanza pieno, comunque difficile perché state maturando delle scelte difficili ma che saranno utili per il vostro futuro, è normale avere un po' di timore, un po' di incertezza. Ovviamente queste consigliano di riflettere attentamente, di maturare in silenzio alcune cose e poi agire prontamente. Qui c'è il militare che è proprio prontezza, è proprio azione, si può trovare il momento giusto per intervenire, che sia nei confronti di una persona o di una situazione che volete comunque ribaltare a vostro vantaggio. Come vi dicevo, visto che le vostre energie sono abbastanza, positive, quelle generiche, magari sono proprio queste che vi possono aiutare a contrastare delle difficoltà che state vivendo a livello, o economico, lavorativo, oppure in genere sì delle vostre, finanze, sia se magari ci sono, delle persone nel vostro ambiente o con qualche cliente o delle incombenze, diciamo burocratiche, anche se ci sono dei conflitti a livello legale. Questa è una fase difficile, potrebbe essere difficile per voi di attesa, di nuove decisioni da prendere, quindi in qualsiasi circostanza loro vi stanno dicendo che onde evitare cose, spiacevoli successivamente, di fermarvi tanto ad osservare tutte le vostre, possibilità e quindi poi prontamente fare la vostra scelta. Questo vale anche per chi è in cerca di lavoro. Probabilmente ci sono delle nuove possibilità, ci sono delle cose, positive per voi che si possono aprire, però bisogna avere il coraggio di muoversi per alcuni di cambiare direzione, per altri di tagliare delle cose che non stanno funzionando, comunque in qualsiasi circostanza dovete agire, però senza fretta, quindi valutando attentamente ogni singolo passo che volete fare nel prossimo futuro. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!